Abbiamo iniziato. Ciao Monica, siamo qui con Liuba. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Liuba si trova in un prato che è pieno di trifogli, molto rigoglioso, però il suo sguardo è alla ricerca di un quadrifoglio oppure di una coccinella, una specie di rassicurazione che le cose per lei andranno sempre meglio. Ti dà l'autorizzazione? Sì, ci guarda, ci dice di sì e poi il suo occhio continua a guardare il prato appunto alla ricerca di un quadrifoglio o di una coccinella. Prima sessione di Liuba. Vibrazione. 7 miliardi. Consapevolezza. 138. Anima. 43. Vite. 1974. Cervello. 9. Suscettibilità ipnotica. 21. 3D, 4D. 78. 3D. Vivacità animica. Quanto Liuba vuole la verità. 63, 65. Ok, Liuba ha un progetto con un nome. Avuto angoscia costante. È in uno stato d'animo di un po' di preoccupazione, di tensione, di pensieri che la assillano. E quindi non riesce, diciamo così, a stare tranquilla, a rilassarsi. Ha una PS con un nome. Purezza, Chi è? corteccia. Entità eteriche, vediamole. Allora, del secondo universo c'è un mendicante, tutto vestito di stracci e puzzolente, che è come se proprio le volesse un po' creare quello spauracchio della difficoltà economica nei suoi esiti peggiori. Mm. Poi c'è un ragno che ha creato una ragnatela e lei si trova ai margini di questa ragnatela e vuole farle sentire la sensazione che prima o poi può mangiarla, può essere la sua preda. Quindi lei è nella ragnatela, Sì. non può scappare dalla ragnatela. Al momento è nella ragnatela. Ok. E poi del primo universo c'è un leone che sembra un po' annoiato, tipo ha uno stuzzicadenti in bocca, sbadiglia, e allora per distrarsi un po' deve creare a Liuba delle difficoltà. Così lui un po' si diverte, poi si annoia di nuovo, quindi lo vedo che si lima le unghie e ha bisogno di nuovo di creare altre difficoltà a Liuba per suo diletto. Mhm. Poi c'è una specie di piccolo coccodrillo che sta nascosto nel water. Come se quando, sai, quando uno va in bagno è un momento molto privato in cui ci si rilassa completamente, ehm, e lei invece no, non può rilassarsi neanche in quel momento, come dire, no? C'è il coccodrillo che potrebbe morderla. Esatto, non ti lascio mai stare, non ti lascio mai un momento di tregua, di relax, di benessere completo. E basta, è 3 DL.
mentali. Mm. Mi viene bassa volontà a livello 3, nel senso, lei ha fatto tante cose, ha fatto tanti progressi, però è come se di base dovesse mantenere la propria forza di volontà sotto rispetto ad alcune questioni a dei livelli bassi, perché è come se avesse creato una specie di gancio ehm, a livello sottile con il proprio padre e quindi dovesse riprodurne alcune caratteristiche, tra cui la volontà debole. Quindi per rispettare, diciamo così, questo patto familiare, è come se facesse, non so spiegarti, una specie di media. Siccome sua madre è una donna estremamente intraprendente e volitiva, mentre suo padre è l'opposto, lei è come se avesse dovuto, per non scontentare nessuno dei due, rimanere in un livello di forza di volontà inferiore rispetto alle sue possibilità. Bassa volontà. Sì. Poi, Quindi poi c'è, mi viene indecente imbarazzo. È come se lei spesso, in diverse circostanze, con diverse persone, si sentisse sempre un po' quella punta di imbarazzo, di disagio, a volte che non si sente adeguata, a volte la paura di essere respinta, di non essere compresa. Quindi comunque, sai, un po' sulle spine e per cui magari non osa determinate azioni. livello? Anche qua siamo sul 3/4. Mhm. E l'ultima mi viene tipo ehm, povertà nel midollo, cioè il midollo è inteso proprio come nostra sostanza molto profonda, molto importante, no? Mhm. Come se il concetto di povertà, ma è quella povertà che non ti dico sei senza casa, cose del genere, ma è quella povertà in cui tu in realtà non puoi mai avere oltre il minimo necessario. Quindi lei è come se si fosse fatta carico di questa difficoltà a procacciarsi soldi appunto che non bastano mai, stessa difficoltà che c'era in casa loro, tant'è vero che in casa loro non bastava, no? Il lavoro fatto dalla madre e dal padre, c'era sempre bisogno anche dell'aiuto esterno, no? Dei nonni. Mhm. E alla fine anche lei, cose che andassero un po' oltre, anche se faceva il massimo del rendimento scolastico, eccetera, non le poteva avere. E per cui è come se rimanesse questa roba un po' di mediocrità dei soldi e anche lei, che cosa ha fatto lei? Per non vivere con angoscia la povertà, ha detto no, i soldi non sono importanti. Mhm. Mm. Livello? Boh, più o meno se così, 3, 4. Allora, bene, Liuba durante questa prima analisi aveva un po' una faccia preoccupata, così, no? Diciamo subito una cosa, sono stata brava, non sono brava, è ego. Al di là di questo, se vogliamo stare proprio sguazzare nell'ego, Liuba è una già delle pochissime che fanno la sessione, quindi già ha vinto il jackpot, ha vinto la lotteria, ha sbancato Las Vegas. I suoi valori peraltro sono anche abbastanza interessanti. 7 è molto per una prima sessione, è una bella solida vibrazione. 138 è un po' bassina come consapevolezza. PS vabbè, e vedete vabbè, il cervello ok, suscettibilità ipnotica molto molto bassa ed è molto nella 3D. Certo. Sinceramente non lo so, possiamo dire che la promuoviamo con un discreto, ma già essere promossa a questa scuola, cioè essere qui a fare una sessione, significa essere una delle veramente pochissime, una delle prime, delle prime, delle prime, di una percentuale risicata in Italia. Mm? E qua abbiamo pasciuto e ingrassato l'ego. Al di là di questo, Liuba vuole fare un salto. La sua anima l'ha portata qui, l'ha portata in questa vita
per imparare, avere l'opportunità di imparare profondamente delle cose. Quindi ha avuto la possibilità di dare, si è data la possibilità di dare um, non so, un'intensità maggiore al suo gioco. Leone annoiato, no? Liuba annoiata, il leone è una parte di lei, è annoiata. Poteva concludere questa vita in un modo tradizionale, marito, figlia, lavoro, la figlia poi avrà dei figli, lei farà la nonna, ma vuole dare un'accelerata. Quale? Chiediamolo a Purezza, la sua PS. Perché noi siamo qui oggi? Le vuol proprio far smascherare eh, tutte queste dinamiche che sono di terza dimensione, che sono da un lato questo senso un po' di inadeguatezza che lei si porta dietro. Tanto è vero che lei ha sempre bisogno di dimostrare che è brava, ok? Ma perché? Perché non si sente brava, altrimenti non avrebbe bisogno di dimostrarlo. Mm? Ehm, Oltretutto, c'è proprio questo rapporto da rivedere con l'abbondanza, perché noi abbiamo pienamente diritto all'abbondanza. Ehm, il che non significa essere attaccati ai soldi, ma significa comprendere che i soldi sono energia. Se fluiscono abbondantemente ci permettono di fare tante esperienze a noi e a chi vogliamo bene. Ehm, e anche la possibilità di staccarsi dai contratti, ok? E parlo di qualunque tipo di contratto e di staccarsi da ciò che è accaduto. Perché altrimenti un'altra dinamica della terza dimensione è quella di rimanere molto radicati ipotesi, ai patti familiari, a quello che è successo durante la pandemia, eccetera, eccetera. Quindi aggrapparsi a determinati periodi della vita. Invece noi siamo qui continuamente per trasformare. Ok, Monica, causa esoterica, vabbè, conflitto con i soldi, costante. È da diverse generazioni che loro hanno fatto questo patto un po' di sussistenza, diciamo. Quindi che non ci manchi il pane, non ci manchi il sorriso, l'amore. Infatti io per lei ho scelto Liuba come nome, che significa amore, perché lei comunque è vissuta nell'amore. Però tutto questo sotto un basso profilo economico, in modo che crei sempre anche un po' di scontento. Lei ha fatto questo patto familiare qui, però ora può scegliere di recedere questo patto mm, e di rendersi conto che è connaturato a una creatura divina l'abbondanza. Monica, dov'è l'abbondanza? Dappertutto. L'abbondanza è nell'etere. L'etere, che è questo, diciamo, fluido super informato, è abbondante perché è denso di informazioni, è proprio intrinsecamente ricco. Monica, le risorse nel pianeta finto gioco Terra sono finite o infinite? Infinite. Quindi il petrolio finirà o potrebbe riformarsi all'infinito? Il petrolio non ci serve, è un po' come anche per certi versi una forzatura. Mhm. Per cui in realtà le risorse che ci occorrono per stare bene, da un punto di vista energetico, da un punto di vista, da qualunque punto di vista, sono infinite. L'auto ad acqua esiste già, no? Eh, È già anche in commercio, c'è una Toyota e una Hyundai.
giapponese e coreana. Finalmente arriva l'auto d'acqua che è stata inventata 2 secoli fa, ma nemmeno nel 1900, forse anche prima. Certo. Le 7 sorelle hanno voluto bloccarla. Qual è il vero segreto dell'auto ad acqua? Ma adesso mi fa vedere il mare, il sale e l'acqua, questo processo, penso, di desalinificazione. Anche perché l'acqua è tutto quanto è costituito dall'acqua, l'intero universo. Noi siamo costituiti da acqua. E quindi è assolutamente una cosa naturale e spontanea che anche le auto funzionino ad acqua. Perché le hanno bloccate? Perché economicamente non è così vantaggioso per le lobby. È un elemento della 3D, Ha voglia. l'acqua nella 4D. E il passaggio è Sì, inevitabile. nella 5D, nella 6D. Passaggio inevitabile per tutti o passaggio inevitabile per alcuni? Non ci sono obblighi in questa Matrix, per cui non Infatti. c'è obbligo di aderire a questo. C'è chi vorrà mantenere stare sulla linea temporale anche delle auto elettriche. Ok, ho notato nuovamente, dopo una piccola parentesi, che l'indecisione delle persone che mi contattano e poi si fermano è di nuovo aumentata. Indecisione, indecisione, indecisione. Quindi la voglia di restare nella 3D prevale tra quei 4, sul totale, 4 gatti sulla popolazione italiana che vogliono fare una sessione, perché stiamo parlando veramente di una percentuale minima. Anche quei pochi rimandano. Chiamiamoli tutti nel cinema. Ognuno sceglie. Chi vuole resta nella 3D, chi vuole lavora per il passaggio. È molto bello perché Liuba si è seduta, diciamo così, sul palco del cinema, rivolgendosi a tutti loro e dicendo: Vedete, anche io avevo paura di sbagliare, avevo paura di fare il salto e questo mi ha bloccato, però adesso sono qui ed è la cosa migliore che potessi fare a me stessa. E lo dice con quel suo sorriso bellissimo, con questo suo modo di esprimersi molto amorevole. Chiamiamo quella che abbiamo davanti è una Liuba della 3D, chiamiamola la Liuba della 4D e la Liuba della quinta D, Allora, 5D. la Liuba, sì, nella 4D la vedo mano nella mano con sua figlia, perché sua figlia è molto magica, quindi sta proprio bene nella 4D, loro in mezzo alle farfalle, però chiaramente è un passaggio, no? La 4D, dove inizi a mettere luce anche sugli aspetti più scomodi che non vuoi vedere e che sono i più insidiosi. Lei si riteneva, per esempio, di non avere grosse problematiche, lei diceva, però aveva la curiosità di dare questa spinta in più alla sua vita. Nella 4D lei è proprio come se vivesse in una maggiore luce. La nostra comunicazione, il collegamento, lei era al buio. Abbiamo dovuto chiederle di mettersi alla luce, no? Mhm. Quindi nella 4D lei è nella luce. Però chiaramente ci sono i momenti d'ombra, perché è tutto il lavoro. Mentre nella 3D tu stai nel buio e non ti accorgi di niente, quindi sei sottomessa a tutte queste dinamiche, nella 4D lavori. Nella 5D c'è il risplendere massimo di Liuba, Liuba che è veramente, come questo nome che le abbiamo assegnato, è amore a 360 gradi. Quindi abbiamo chiamato sempre Liuba, sempre purezza la sua anima, in 3 situazioni
già reali mm, nella realtà di Liuba, giusto? giusto? O abbiamo chiamato delle ipotetiche Liuba? No, in Ok. questo caso no. Ok, la multispaziale, multitemporale anima quindi è già altrove che fa anche altre esperienze. Mm-mm. Quindi di fronte a Liuba ci sono vari percorsi che la possono portare al posto in cui sta già adesso e sta lì, basta. Ha un'altra 3D, quindi un altro tipo di 3D, lei che si trasferisce e va ad abitare insieme agli aborigeni d'Australia. Beh no, forse così non resta nella 3D. Va ad abitare in mezzo a una metropoli tipo Buenos Aires in Argentina. Oppure ci sono vari percorsi che la possono portare nella 4D per restare nella 4D o nella 4D per poi evolversi nella quinta D, nell'ambito della stessa vita di Liuba. Tutto è possibile. Cinema. Figlia. E il marito è un po' infastidito, da tutti questi discorsi, perché è come se perdesse terreno. Cioè, lui era abituato a una liuba, non so come dirti, più controllabile e più tangibile, più manipolabile. E invece c'è stato una netta spaccatura dal 2020 in poi, per cui Liuba ha iniziato appunto questo suo graduale percorso verso la 4D, mentre lui sceglie di stare nella 3D. E quindi chiaramente è infastidito perché sente che sta perdendo qualcosa, che qualcosa gli scivola dalle mani. È un po' nervoso, vedo che ha le mani sudate. Viene? Sì, 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 assolutamente. Figlia. Ma certo, argento vivo, molto vivace, carina e divertente. Che vibrazione ha la figlia? Adesso 100 miliardi, Ok, se le avessero fatte le punturine nel 2021, a quante sarebbe come vibrazione? 12. Fratello militare. È serissimo, quasi come se sorride gli si crepa la faccia, no? Come se fosse di creta la sua faccia. C'è un certo rigore da mantenere, Ge- delle regole da seguire. genitori, mamma, papà. Il padre è anche un po' impacciato, un po' timido, un po' rosso in viso. La madre invece intraprendente, ah dai, tu ti siedi qua, io qua, no? Così. Altri. Diverse persone che seguono le sessioni, alcune del suo paese d'origine e Mhm. altre anche italiane. Lei ha detto di conoscerci, è come se ci conoscesse. Ci siamo anche noi nel cinema? Tu ed io, Monica? Allora, in effetti lei si sente più a suo agio con te che con me. Allora, in effetti è vero, perché mi fa vedere una vita in cui tu eri suo papà. Ah, Mm. E mi ha fatto proprio vedere lei in braccio a te. Mm. 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 Ehm, E, quindi c'è questo senso di familiarità, correttamente, lei lo ricorda ad un certo livello, ecco. Ok. Quando però, non so, si sveglia la mattina con un pensiero su un argomento, non so, l'affetto per i nonni, vede una sessione che parla dell'affetto per i nonni, c'è un esempio un po' così, che cosa scatta? Scatta quell'antica vita, scatta la sincronicità, scatta il fatto che lei è allineata con questo tipo di ricerca. Cosa succede?
No, no, tutte le cose che hai detto. Allora, da un lato c'è da dire che la relazione tra madre e figlio, non tutte, ma la maggior parte, ehm, lasciano un'impronta molto forte in tutte le vite. Per cui ogni volta che incontriamo una persona che è stata il nostro genitore, cioè, lo annusiamo, lo riconosciamo. Anche a me è successo. Mm. E si crea proprio qualcosa, ecco, un richiamo si crea. Ehm, Dall'altra c'è da dire che lei crede molto in quello che facciamo, le risuona molto e per cui ha proprio una connessione privilegiata. Quindi è come se questa connessione, proprio rappresentata da un filo, si accendesse. Si accendesse in lei e proprio le arriva la comunicazione di un determinato argomento che noi stiamo trattando e lei è come se rispondesse interiormente in maniera immediata, sentendo un certo tipo di pensiero, sentendo un certo tipo di emozione. E allora nota che poi c'è questa sincronicità. Spesso le sessioni fungono da innesco, oppure i post che tu pubblichi, Mm. ma l'innesco si è creato qualche ora prima rispetto alla pubblicazione o del post o della sessione. Mm. Parla con la PS, Liuba? Parla molto con la sua mente. Per esempio, mi fa vedere che il suo impianto mentale è come se fosse uno di quei macina caffè con la manovella. Mi fa vedere proprio la sua testa un po' triturata da tanti pensieri, tante domande, dubbi, si tormenta. Quindi alla fine spesso lei parla con quella parte un po' giudicante, perché lei è comunque un po' sempre sotto esame di se stessa. C'è anche un po' poca clemenza verso di sé. È per questo anche che è in questo stato di tensione emotiva. Per esempio l'episodio che ci ha raccontato, no? In cui lei è stata aggressiva, no? Con un carabiniere. Perché è come se in quel momento lei si fosse sentita dire che aveva fatto qualcosa che non andava bene ed era ingiusto. Mm? Mhm. È come se fosse sempre in allerta rispetto ai propri comportamenti, rispetto ai propri pensieri. Quindi in realtà spesso è come se parlasse con il suo superego. Compagno, causa esoterica del non, a volte non riuscire a interagire con lui. Allora, diciamo che questo compagno è stato scelto con i criteri della vecchia Liuba. Mm. Nel frattempo Liuba ha intrapreso un percorso evolutivo e cioè, sono scelte un po' differenti. Allora, diciamo che però Liuba, per esempio, è anche una donna appunto molto amorevole e molto compassionevole, per cui lei potrebbe accettare, ma non sempre, questo uomo nei suoi limiti, ok? Però cioè, dovrebbe partire dalla volontà di lui, fare alcuni passi, ma adesso non particolarmente. Causa esoterica della carriera militare di Liuba mancata. La PS gli ha fatto un gran servizio, no? Nel dargli quei 2 centimetri in meno. Mm. Ha fatto in modo che lei non si inserisse in questa Matrix nella Matrix, che è un ambiente molto duro, molto vincolante, di grande sudditanza. Gli ordini non si discutono. Pillola Vic di cos'è la 4D in tutte le caserme e gli ambienti militari del mondo. Ovunque. Sotto la ciotola del rancio, sotto il piatto del pranzo di oggi, di tutti i pranzi, di tutte le cene, di tutte le colazioni,
C'è quella pillola lì. Mangiami, sono gli ordini. È solo informazione. Poi si può tornare a prendere gli ordini. Centroflessioni, sacco di... Molti adducono sì, chiamiamolo un pretesto, poi posso comprendere, ma io ho una famiglia, così perdo il lavoro. La ricca è lì. Le sarà lì per sempre ad aspettarli. Esistono nuovi lavori. Costruiamo le macchine che funzionano ad idrogeno, ad acqua. Vanno a fare auto d'acqua, ad acqua. Qualcuno reagisce inghiottendola in maniera famelica, qualcun altro è come se insistesse su questo discorso del lavoro sicuro, mentre creare macchine ad idrogeno non si sa come andrà. Invece l'apparato militare esiste da sempre e servirà sempre. Mhm. La pillola sarà sempre lì, a ogni pasto. E se qualcuno vuole buttarla, non se ne va via. E se qualcuno vuole schiacciarla, esala i fumi della consapevolezza. È lì. Loro hanno scelto di fare questa esperienza come anime, ma a loro manca dell'informazione. Per cui la possono acquisire e continuare a fare quella esperienza, ma almeno hanno l'informazione. Anche perché spesso i militari vengono così, da contesti in cui non c'è lavoro, non ci sono alternative, mi hanno obbligato. La carriera militare è molto ben pagata, non a caso. Certo. Nello specifico, il fratello di Liuba tiene la Vic, l'ha voluta mettere dentro il proprio taschino per averla sempre anche quando esce dal posto di lavoro. Ok. Il contadino dovrebbe essere ben pagato, non il militare. Il contadino si fa un mazzo così e produce cose che servono. Il militare che produce? Niente. Che fa? Niente. Che serve? Niente. 2 centimetri in meno, evviva! Liuba della quarta dimensione ha 2 centimetri in meno? Sembra una domanda stupida, ma può essere interessante. Liuba della quarta dimensione ha ancora 2 centimetri in meno. Della quinta? No, perché nella quarta è come se ancora si dovesse stabilizzare, no? Rispetto ad alcune scelte, alcuni rimpianti, diciamo così. Nella quinta non c'è più questo tipo, non si pone neanche la questione. Ma c'è una fisicità nella quinta? Mm, mm, allora, per come la vedo io, la fisicità non c'è nella sesta. Nella quinta c'è l'essere nel corpo e stare nell'amore. Nella sesta invece c'è il corpo che non serve più, ok? Ok. Quindi è decisamente più rarefatto. Allora, Liuba è alta 1,58, giusto? Doveva essere alta almeno 1,60. Quanto è alta nella Non ti ho più quinta? sentito. Quanto è alta nella? Nella quinta? 1,65. Ok. Lo è diventata o nella quinta e lei è così? Come se si piacesse così esteticamente e questo non la porta a nessuna scelta strana, diciamo, no? Fuorviante non so come dirti, di disconnessione rispetto alla PS. Ok, ma lei può cambiare le sue caratteristiche fisiche, lei come chiunque altro, nella quinta? Nei termini detti, 1,58, 1,65, sì, Mhm. Potrebbe cambiare il colore degli occhi? molto difficile. Potrebbe guarire da malattie?
Sì, problemi, certo, sì. malformazioni, la luce valgo, che è una cosa molto specifica, ehm, ereditaria. Sì, questo sì. Potrebbe farsi venire i capelli ricci, visto che li ha lisci, o viceversa. Allora, su queste cose che sono un po' più superflue e Vanitose. frivole, esatto, mi viene no. Mhm. Su quello invece che serve sostanzialmente per far comprendere il nostro potere, mi viene sì. Mm. Molto interessante. Volete restare nella 3D? Restate nella 3D. Liuba ha preso il treno della 4. È così? È proprio così. E E lo trovo molto divertente. vediamolo come questo treno. Mm. È molto colorato. C'è sempre la figlia che ha scelto di farlo un po' anche dolce, come se fosse sì, fatto di dolciumi, no? Questo treno. Anche con, sai, tipo gli Smarties, le pastigliette, quelle lì di cioccolato, Mm. così. Terribili. Vederlo proprio, vabbè, dai. Sono decorativi, rappresentativi del fatto che è una cosa dolce, che è piacevole, divertente, giocosa. Dove si trova questo treno? Si divertono, canticchiano. Adesso me lo fa vedere sospeso. Sembra quasi un po' con dei binari tipo montagne russe. E quindi anche forse divertente per quello. Lei è sopra? Emozionante. Sì, sì, la figlia è sopra con la madre e vedo che si affacciano ai finestrini per salutare gli altri e per invitare altre persone a salire su questi vagoni. Ok, facciamo una pausa nel cinema, una fermata nel cinema. C'è il fratello militare, il compagno e i genitori e gli amici che lei ha voluto aggiungere e invitare. Allora, la madre si farebbe volentieri un giretto così, no? Penso che sia anche abbastanza curiosa e voglia provare questa esperienza. Poi è una che osa, quindi lei sì. Il fratello pensa di dover fare un rapporto ai superiori, cioè, scusami, di fare o come si può dire, di subire un rapporto dai superiori, una specie di nota di demerito. Questo è il suo pensiero. Quindi è un po' indeciso, ha paura poi di avere una sanzione. Il padre, sì, 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 dice adesso mi faccio anch'io un viaggetto, che prendo un po' di coraggio, di sicurezza in me. Ehm, E poi diverse persone appunto che seguono le sessioni, che abbiamo detto che sono nel cinema, direi tutte, salgono sul treno. Ok, chiamiamo nel cinema il generale, aiutami tu, quello lì, quello lì della, no? Della Pande? Della No, Pande? quello che va tanto di moda Figliolo. adesso. Oh, Mm? pensavo figliolo. No, quello che fa tanto di moda adesso, che dice puttanate, quello lì. Ma Zelensky? Ma di chi parli? No, Aspetta. quello italiano, Mi manca. generale, Pannacci. Ah. Subito è come se avesse intercettato il fratello di Liuba. Ricordati chi sei e a chi appartieni. Ok, subito messo da me nella piscina di Vic liquida. Nella mia realtà esiste lui, io non accetto quello che dice, si fa un bagno, questa PS, nella Vic liquida. Ci sono infiniti universi. Voglio che ne esista uno in cui lui sia presente davanti, cioè abbia queste informazioni.
piange come un bambino. Gli piacciono le donne o gli uomini? Adesso sembra veramente un bimbo, eh, senza volontà, perché è proprio così. Lui non ha una sua volontà personale, lui è guidato. E ragazzi, Ma dopo la Vico in generale? in generale mi dice ragazzi. Tac. Cosa fa Liuba? Cosa vuole fare? Io andrei a vedere subito questi patti familiari al cluster. Dove sono? Sì, lei ci vuole andare con il treno facendo la macchinista di questo treno, quindi alla guida del treno, e vuole andare a vedere questi patti. Infatti è come se mi riportassero al suo paese d'origine. Adesso non so se era così, come se lei dovesse fare un bel pezzo di strada per arrivare a scuola. Quindi mi fa vedere questa strada che intercorre da casa sua alla scuola, che potrebbe anche essere solo metaforico, però è questa Mhm. strada qui, questo viaggio, questa porzione di viaggio qui è il suo cluster. Dalla casa sua da bambina alla scuola. Sì. Tutti i pensieri che l'accompagnano, ok? Quindi devo essere la migliore della classe per avere l'approvazione dei miei genitori, per ottenere la tanto desiderata bicicletta, devo studiare per crearmi un futuro, bla 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 bla. Ecco, tutti questi pensieri che poi ovviamente si sono andati a incastrare con quelle che sono le credenze sociali, e a costruire, diciamo così, anche i suoi blocchi. Ok, la vuole rivivere ben bene questa parte. È l'ultima volta che lo fa. Sì, anche il peso dell'aspettativa, come non posso deludere la mamma, non posso deludere i nonni, mi vogliono bene. E poi è come se si sommassero cose da adulta, responsabilità da adulta. Adesso sono mamma, non posso avere grilli per la testa, idee così. Andiamo al cluster. Eh, E il cluster è fatto così. È come, sì, è un po' strano da descrivere, però è come se lei con la cartella in spalla ehm, facesse, non so come spiegarti, lasciasse un sassolino per ognuno di questi turbamenti, ognuno di questi pensieri, ognuno di, che diventa un contratto poi alla fine. Mhm. Cosa ne fa? No, non è più tempo di fare gioco di pollicino, dice. Perché? Perché questi sassolini poi diventano macigni e questi macigni mi impediscono di fluire nella quarta e poi nella quinta dimensione. Ma chi si crede di essere? E io sono Liuba, sono amore e amore è tutto ciò che esiste. E io sono stato suo padre e le dico che non se lo deve permettere. Lei ha una bella risposta. Mhm. Eh, io ho creato la condizione che tu fossi mio padre. E quindi? Anche lei decide, non decide solo il padre. Esatto, la mia scelta è quella vincente, quella che si afferma. Ah, che caso che prima della sessione parlavamo proprio del maschilismo, degli uomini che dicono alla moglie fammi il caffè, hai cucinato, dove eri? Volevo un bicchiere d'acqua, nessuno me l'ha dato.
Ero così come padre per Liuba? No. No, 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 eri molto affettuoso. Molto affettuoso, però c'era tipo una specie di dipendenza per cui lei aveva un po' paura a deluderti. Ok, via tutti i contratti, quindi ha deciso così. Ha proprio deciso così. Le ricordo che la decisione è valida, più che valida, ma comporta un lavoro. Si sale su un treno adesso. Molto difficile tornare indietro. E lei sul suo treno, che è colorato e che è dolce, tira la cordicella, sai che fa uscire il vapore, e quel vapore lì va a creare l'ad eternum, anzi gli ad eternum. Come sono fatti? Partono come abbiamo, sai, prima abbiamo parlato dell'auto ad acqua. Mm? Mhm. E questo apparente fumo in realtà è vaporacqueo. Ed è da Mhm. questo vaporacqueo che esce dal treno, no? Eh, che viene creato, non so come dirti, sembra una girella, ma è una girella di vaporacqueo con delle piccole bollicine. L'Avatar esiste ancora? Era come una immersa di libri, una bambina che scriveva, faceva i compiti immersa di libri. Però me l'ha fatta vedere che c'era prima e adesso non c'è già più. L'ha tolta. Sì. Bene. Il mendicante, il ragno, il leone annoiato, il coccodrillo nel water, i 3DL esistono ancora? No. La bassa volontà, entità mentale, indecente imbarazzo, povertà nel midollo, No. gli impianti che non abbiamo analizzato, se vuoi dare un accenno, o sì, no, mi sembra di no. Esistono ancora? No, avevo visto quello mentale lì col macinino, Ah, giusto, il macinino. Ah. non c'è più. E poi c'era tipo una specie di rete sul petto, come se facesse un po' fatica sto cuore, no? A palpitare e a portare fuori emozioni completamente. Ci fosse questo filtro. E poi c'era un cono a livello dei genitali per assorbire la sua energia sessuale, ma in ogni caso ora lei li ha tolti. Nuova vibrazione di Liuba. Eh, 210, Consapevolezza. 165, PS. 59, Vite. 1734, Cervello. quasi 10, Suscettibilità ipnotica. 46, 3D, appunto. siccome il processo è in corso, vedo 3D 40, Vivacità animica. 72. Ottimo. Come vedi Liuba?
con un sorriso, diciamo così, di sorpresa, di felicità, ma allo stesso tempo non so come dirti, di soddisfazione per aver visto delle cose che erano nascoste. Cosa vuole dire alla figlia? E poi lei la vedo come se lei fosse un fiore, nel senso che la sua faccia è al centro e intorno a sé ci sono i petali gialli. La figlia dice: mettiti qua, e la figlia diventa lo stelo di questo fiore. Cosa dice al marito, compagno? È come se gli presentasse un panetto di burro e gli fa vedere i diversi stati del burro. Gli fa vedere che il burro può anche ammorbidirsi, plasmarsi, non necessariamente rimanere rigido. Così quindi può far lui e così il loro rapporto. Un messaggio al padre. Provo tanta tenerezza nei tuoi confronti, e gli dà un bacio sulla fronte e 2 baci sulle guance. Alla madre. Donna di ferro, ehm, è come se le toccasse, non so, i muscoli delle braccia. Al fratello. Vedo che lui è come se fosse sull'attenti. Allora lei gentilmente va a prendergli la mano, gliela mette lungo il proprio fianco e lo abbraccia. Ok, un messaggio di Liuba a tutti i militari. Svegliatevi, la Vic è lì, è a portata di tutti voi. Andiamo allora sul treno della 4D, Liuba ci va. Come si chiama la stazione in cui è fermato? È fermo. Mi viene grande abbuffata. Ma nella 4D quindi c'è l'abbondanza famosa. Esatto. Infatti c'è proprio questo banchetto in cui c'è o ogni tipo di cibo in grande abbondanza, c'è divertimento, ci sono proprio anche delle sedute molto rilassanti, delle poltrone, c'è l'amaca per il dopo pranzo. Messaggio finale di Liuba a se stesso. Tutto è meraviglia, e io sono immensa. Come la vedi? Come all'inizio? Il quadrifoglio l'ha trovato? E il quadrifoglio è lei. Il fiore diventa un quadrifoglio. Mm. Vuoi aggiungere qualcosa, Monica? Di quello che hai visto? Di questo viaggio? C'è uno scivolo. Credo che ci saranno degli eventi eh, divertenti, ma abbastanza scombussolanti, perché mi fa vedere tipo, sai, uno scivolo di quelli dei parchi acquatici, quasi infiniti, no? Mhm. Quindi nei prossimi anni, giorni, mesi, anni.
Esatto. Va bene, messaggio del padre di Liuba che era, cioè da me, dell'epoca, a lei, finale. Mm, non esitare nell'approvazione altrui. Non ti giudicare, connettiti all'anima e alla sorgente, che è priva di valutazione e di giudizio. Ottimo. Abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutti e dimmi quando sei pronta.